Ciao! Non tutti hanno sentito parlare di Lublino e magari qualcuno di voi la confonderà con Dublino, ma queste sono due città diverse. Mentre Dublino si trova in Irlanda, Lublino è invece nella Polonia orientale, 170 km a sud-est di Varsavia, come potete vedere sulla mappa. Inoltre, pensiamo che sia una città un po' sottovalutata. Continuate a vedere il video per capire perché. E non dimenticate di iscrivervi. Cominciamo la nostra visita arrampicandoci fino al castello adiacente alla città vecchia, costruito nel XIV secolo dal re Casimiro III il Grande e pesantemente ristrutturato nel XVI secolo sotto la direzione di architetti italiani. Ammiriamo qui l'entrata in stile neogotico. All'interno del castello possiamo visitare il Museo Nazionale, in cui troviamo reperti del territorio del Voivodato di Lublino dalla preistoria all'epoca moderna. Possiamo qui ammirare alcune splendide icone religiose in un'atmosfera suggestiva. Guardate che disegni! E i colori! Con il museo è possibile visitare la Cappella della Santa Trinità o Cappella del Castello, uno dei più celebri monumenti dell'arte medievale. Qui troviamo splendidi affreschi in stile bizantino russo, che assieme all'architettura gotica ne fanno un mix unico. Secondo la tradizione, i dipinti di questa cappella sono stati voluti dal re Ladislao III Jagellone, il quale, sebbene sovrano di una nazione cattolica, preferiva l'arte in stile orientale all'arte occidentale. Potete qui vedere la volta gremita di angeli, come richiesto dallo stile cristiano orientale. Uscendo dal museo siamo stati davvero fortunati e ci siamo imbattuti in una simpatica rievocazione storica. Occhio agli spari! Nei diversi banchetti possiamo vedere le esecuzioni di antichi mestieri, da un vasaio all'opera che modella la creta sulla ruota, all'antica produzione di candele che avveniva immergendo ripetutamente gli stoppini nella cera fusa. Possiamo poi vedere come viene prodotta una cotta di maglia, essenziale per proteggersi in battaglia, e considerare uno spuntino con del cibo medievale prima di salire sulla torre. Questa torre del XIV secolo è stata usata dal 1944 al 1954 come prigione durante il periodo del regime comunista. Oggi è possibile salire per ammirare il panorama. Da qui è possibile vedere gli edifici e le guglie della città vecchia, dove andremo tra poco. Uscendo dal castello, dirigiamoci verso il centro. Passiamo infatti per la porta Grodzka, nei secoli passati chiamata Porta Ebraica, in quanto il re Casimiro aveva autorizzato gli ebrei a vivere nei pressi del castello nel 1336. Andando avanti, troviamo Platz Pofage, una suggestiva piazza dove è possibile passeggiare tra le rovine di una chiesa del XIII secolo, di cui rimangono solo le fondamenta. La chiesa fu infatti demolita nel 1856, in quanto ormai pericolante. Continuando per strada Grodzka, arriviamo alla piazza del mercato, che risale a 700 anni fa. Al centro della piazza vi è oggi la vecchia sede del comune, mentre ai lati possiamo vedere le facciate rinascimentali degli antichi palazzi dei notabili, molte delle quali ben conservate con splendide decorazioni. Qui possiamo vedere la facciata dedicata a Jan Kochanowski, poeta polacco del XVI secolo, con immagini delle città in cui ha vissuto. Dalla piazza è possibile vedere in alto la Torre della Trinità. Salendo per alcune centinaia di scalini, dalla torre è possibile godere della migliore vista su Lublino. Questa è la città vecchia. E qui invece c'è la moderna via Krakowska, che visiteremo dopo.
La visita alla torre include anche questa esposizione artistica all'interno del complesso. A 100 metri dalla piazza principale troviamo la Basilica Domenicana, costruita attorno al 1340 sotto re Casimiro il Grande. Ricostruita dopo l'incendio del 1575, possiamo ammirare gli splendidi fregi barocchi che l'adornano. Sempre nella città vecchia, a 200 metri di distanza, andiamo poi a visitare la cattedrale San Giovanni Battista, una chiesa barocca modellata sulla chiesa del Gesù a Roma, dall'architetto italiano Giovanni Maria Bernardoni. I dipinti con scene bibliche all'interno sono del XVIII secolo. Usciamo dal centro città tramite la porta di Cracovia, che risale al XIV secolo, tranne la torre bianca ottagonale in cima, che è visibilmente più tarda, edificata nel 1782. Poco fuori dalle vecchie mura della città, facciamo una scappata nella chiesa di San Pietro Apostolo. L'interno è in stile falso barocco, della fine del XIX secolo, e sopra l'altare vi è un dipinto del secolo XX che mostra San Pietro a cui la chiesa è dedicata. Proseguiamo la nostra visita per la moderna via Krakowska, così chiamata in quanto situata sulla strada che, verso sud-ovest, scende verso Cracovia, che è situata a 150 km di distanza. Lublino è una città moderna e vivace, nominata Capitale Europea della Gioventù del 2023. Oggi questa via elegante e piacevole in cui passeggiare è interamente pedonale. È piena di negozi e caffè in cui fermarsi per riposarsi. Fermiamoci un attimo per ascoltare questo musicista di strada. Troviamo sulla piazza l'iconica insegna luminosa I Love Lublin. Anche voi cominciate ad amarla? Vediamo qui la fontana multimediale, in cui ai giochi d'acqua si sommano giochi di luce e musica. È una fontana che dà spettacolo, specialmente di notte. Infine, ecco qui il portale, che ci mette in collegamento diretto e in tempo reale con la città di Vilnius in Lituania. Salutiamo i passanti dall'altra parte. Ormai, essendosi fatta sera, andiamo a gustare qualche bel piatto di cucina tipica lublinese. Vi facciamo vedere qui alcuni piatti. Noi abbiamo provato la Forsmak Lubelski, zuppa tipica della regione, con pancetta, salsiccia, carne affumicata, pomodori, peperoni, cetriolini, aglio e cipolla. Per quanto sembri pesante, ha in realtà un gusto molto fresco. La consigliamo ed è ovviamente da innaffiare con birra. Per digerire? Un liquore tipico alla ciliegia, che il locale ci ha gentilmente offerto. Ma le cose da vedere a Lublino non sono finite. Nel prossimo video vedrete Majdanek, il campo di concentramento nei pressi di Lublino. Fateci sapere se il video vi è piaciuto mettendo un mi piace. A presto!